Innanzitutto ringrazio di nuovo per l'invito, è bellissimo essere qui e mi ha colpito tantissimo la risonanza immediata, sia in apertura, riconoscere le parole del maestro Thich Nhat Hanh è stato un brivido stupendo, e tutto l'intervento su Giamblico bellissimo, super coinvolgente, che mi ha riportato ai tempi ormai lontani del liceo classico, in cui contemporaneamente mi iniziavo a interessare d'Oriente e trovavo queste similitudini commoventi fra i presocratici e il taoismo e quello che poi veniva sviluppato come rapporto con la natura. È stato veramente un viaggio e sorprendente. Non conoscevo assolutamente Giamblico oltre che il nome del filosofo, e vedere quanti punti in comune ci sono con la teoria e la pratica del Zen Qigong, come ha introdotto benissimo Mauro. È un sistema proprio composto da teoria e pratica che questo medico cinese, il dottor Pan Ming, personaggio particolare, visionario, con delle capacità spiccate e di sviluppo proprio della coscienza. Vi faccio solo un excursus molto breve per capire un attimo il personaggio. Lui è nato in una famiglia, come esistono da sempre in Cina, di esperti di arti marziali. Ha iniziato a praticare giovanissimo e a sviluppare il suo essere olistico, quindi non era una pratica solo rivolta sul corpo, ma anche allo sviluppo delle capacità della mente, e ha potuto studiare vari stili di arti marziali tradizionali, di Qigong tradizionale. Qigong letteralmente è il lavoro sull'energia vitale, è una parte integrante della medicina tradizionale cinese che, come sicuramente saprete, è fondamentalmente preventiva e prevede una serie appunto di pratiche per prendersi cura di sé, per prendersi la responsabilità della propria salute tramite il lavoro sul corpo, sul respiro e sulla mente stessa. E il dottor Pang in questa ottica poi ha studiato sia la medicina tradizionale cinese che la medicina occidentale, e ha fatto a un certo punto del suo percorso una scelta di diffusione di queste pratiche per poter arrivare al maggior numero di persone possibili, a poterle trattare e a poter soprattutto dare loro degli strumenti per conoscere se stessi, mantenersi in salute e soprattutto evolvere come esseri umani e come collettività. Proprio lui parla in maniera onesta e allo stesso tempo appunto ambiziosa di l'obiettivo di questa disciplina come il sostenere l'umanità nel fare compiere il passaggio dallo stato di necessità allo stato di libertà, quindi un qualcosa di molto grande. E in questo percorso, che parte dal lavoro sul corpo, sulla regolazione della postura, del movimento consapevole, del respiro e dell'attività della mente stessa, lui appunto ha strutturato questo percorso di evoluzione, che è costituito da una serie di metodi pratici precisi, codificati, da una serie di testi di teoria che lui ha scritto, di cui ho tradotto delle cose e sto continuando a tradurre perché è un lavoro molto grosso, portare proprio in italiano questi concetti. E per quanto riguarda diciamo, quello che mi ha un po' stimolato portare, visto il tema di oggi, è proprio quello che anche sempre accennava Mauro, cioè il fatto che il dottor Pang si sia posto a un certo punto la diffusione del Zen Qigong, per contestualizzarlo a livello cronologico, è iniziata negli anni '80, in un'epoca molto fertile in Cina, perché si parla proprio di febbre del Qigong in quegli anni, no? È stata una grande rinascita dopo gli anni in cui è stato più sopito come altre tecniche tradizionali con la rivoluzione culturale. Poi da fine anni 70 e con gli anni 80 c'è stata una grande fioritura, e in questa epoca lui ha diffuso questa disciplina e è arrivato ad aprire dei centri di pratica, conosciuti all'estero anche come ospedali senza medicine, che però è un termine che noi tendiamo a usare poco perché dà fastidio in Occidente, quindi parliamo di centri di pratica, in cui venivano accolte ogni mese migliaia di persone che si dedicavano a questa pratica
di gruppo, perché appunto secondo gli studi e l'esperienza del dottor Pang rispetto a un sistema tradizionale, appunto il Qigong come pratica è antichissima, questo suo lavoro è recente ma entra nel solco della tradizione e era caratterizzata, si diceva, dalla trasmissione a porte chiuse, cioè un maestro con un discepolo, massimo due, e proprio dal fatto che si parlava proprio di sistema chiuso, anche un altro riferimento che mi ha risuonato tanto prima nella relazione su Jamblico, il fatto del sistema aperto, che è una definizione fondamentale nel Zen Qigong, perché per aver maggiore efficacia il dottor Pang ha riscontrato che innanzitutto dobbiamo aprire noi stessi a ritrovare il nostro essere parte della natura, essere parte integrante dell'universo e poi aprire proprio il sistema del Qigong stesso a renderlo accessibile a tante persone contemporaneamente. Lui è stato, diciamo, nell'ambiente del Qigong, per chi lo conosce, famoso in Cina e poi all'estero perché è stato uno dei primi a fare lezioni con migliaia di persone contemporaneamente tramite una tecnica che lui ha perfezionato e codificato che si chiama la composizione del campo di Qi, che è essenzialmente una guida verbale o che può includere anche alcuni semplicissimi movimenti che la persona che conduce questa pratica attua per sintonizzare le coscienze di tutti i partecipanti, unificarle dando un indirizzo, un intento preciso, e questo rende immediatamente percepibili gli effetti molto più efficaci di quelli che si possono raggiungere se si pratica individualmente, che comunque è un tipo di pratica contemplata, assolutamente non scoraggiata perché ha tutta la sua validità, ma la risonanza che si attua e succede se si pratica sintonizzandosi tutti insieme, quindi non è solo un fatto di quantità delle persone, ma un fatto di qualità della presenza, perché se siamo 10.000 e ognuno pensa ai fatti suoi e siamo distratti e facciamo dei gesti solo col fisico, è ovvio che possiamo avere un effetto, ma sarà questo, e se siamo tutti in quello che facciamo è completamente diverso. E questo per dare a chi giustamente magari non è pratico di queste discipline un po' un contesto di dove siamo, e il fatto che, come appunto accennava Mauro, il dottor Pan-Ming abbia voluto fare questo passaggio di dare un criterio più, fra virgolette, scientifico, perché le differenze, come cercherò di spiegare con la presentazione, sono oggettive, ci sono, è proprio la sua volontà di, lo dice chiaramente in alcuni testi, di far uscire il Qigong dall'ambito della superstizione, perché purtroppo tradizionalmente in Cina c'erano un po' di sovrapposizioni e non è sempre chiaro il percorso da seguire, e per questo uno dei motivi per cui ci siamo ritrovati molto con Mauro nel percorso di ricerca che facciamo è proprio di cercare di capirci qualcosa nella maniera più onesta possibile, andando sia a ricercare le fonti, quindi a tradurre testi anche classici dal cinese, quelli più recenti, e con le persone ancora in attività, ancora in vita, dove è possibile andare a conoscere direttamente, intervistare, chiedere, praticare, sentire il percorso che viene proposto da questi insegnanti, da questi praticanti, per verificare quello di cui parlavamo poco fa, proprio la coerenza fra quello che si dice, quello che si fa, quello che si è e cosa ci porta. E in questo senso appunto il dottor Pan-Ming ha fatto questa operazione di sistematizzazione, scegliendo i punti, secondo lui, di forza dei vari sistemi tradizionali e codificando un sistema di metodi che, secondo lui, tira fuori il meglio da questi esercizi tradizionali per avere un sistema che renda possibile alle persone appunto prendersi cura di se stesse e evolvere a livello completo, quindi appunto mente e corpo, per poter appunto arrivare a una società migliore. Quindi lui si mette in quest'ottica assolutamente mondana e non trascendentale, proprio perché dal punto di vista del pensiero cinese non c'è la trascendenza.
non esiste, o comunque non voglio fare affermazioni gigantesche, ma in generale quello che distingue un po' è proprio questo. C'è un testo molto bello su cui adesso non mi addentro, altrimenti non finiamo più, però come spunto di uno studioso francese sull'I Ching, sul classico dei mutamenti, che lo chiama proprio le figure dell'immanenza, perché tutto è qui. E un requisito fondamentale per poter portare il Qigong in un ambito più scientifico, più rigoroso, è quello proprio che ha iniziato il dottor Pang e ha diffuso, dandoci l'esempio, la pratica rigorosa su se stessi, individuale e in gruppo, a partire dal corpo, dalla regolazione tramite gli esercizi codificati dell'attività della mente, perché quello che viene richiesto in queste pratiche è che la nostra mente, la nostra attenzione si fonda col corpo, col respiro, col movimento, con le indicazioni che ci vengono date in quest'ambito che vi accennavo prima di campo di Qi condiviso, il massimo effetto di benessere, guarigione, sincronizzazione cervello-cuore, come veniva accennato nell'intervento precedente, si raggiunge se siamo tutti presenti contemporaneamente e facciamo un atto di affidarci alla guida che non è investita di capacità particolari, non c'è nessuna venerazione del maestro. Nel Qigong il dottor Paming per primo ha detto che siamo tutti maestri con diversi livelli di esperienza, quindi è fondamentale l'onestà con noi stessi, l'umiltà nel relazionarci, tutti possiamo imparare da tutti ai diversi livelli di esperienza che abbiamo. E in questo senso, quando decidiamo di partecipare liberamente a una pratica di gruppo, ci affidiamo alla persona che guida, seguendo le indicazioni, tenendo la mente o riportandola, perché lo sappiamo nella sua natura, è normale che ogni tanto vada altrove, su quello che stiamo facendo, sulle suggestioni che ci vengono date. E questo di per sé cambia completamente l'esperienza della percezione di noi stessi e della percezione del mondo, per cui c'è questo lavoro, ennesima risonanza stupenda con l'intervento precedente, di osservare noi stessi per andare fuori a connetterci all'energia, alla vitalità della natura che vibra alla stessa frequenza della nostra coscienza, tornare dentro, siamo gli stessi ma siamo cambiati e è cambiato anche il mondo, perché lavorando sull'interno lavoriamo sull'esterno in questa risonanza continua che negli ultimi anni soprattutto ci sono stati vari tentativi di misurare, dimostrare con anche dei risultati interessanti che però si fa un po' fatica oggettivamente a raggiungere, perché in questo sistema è fondamentale la pratica, quindi è fondamentale che ci siano dei gruppi di persone che scelgono per un tot di tempo, che non è mai un giorno o due, ma sono di solito 6 mesi, tutti i giorni di dedicare mezz'ora, un'ora a quella pratica, e quindi questo di per sé purtroppo crea un po' di difficoltà. Vediamo insieme le diapositive in cui invece appunto mi ero concentrata più su questi aspetti di esperimenti. Quello che appunto abbiamo osservato come fenomeni nei vari anni, nelle varie casistiche di pratica, è che gli effetti oggettivamente ci sono. Nel centro, nei centri che aveva aperto il dottor Pang, facevano anche proprio un'opera importantissima di raccolta dati, e l'efficacia della pratica era riscontrata maggiore dell'85%, cioè di tutte le persone che frequentavano il centro l'85% si dichiarava significativamente migliorato o guarito. Riportare questo tipo di ricerche fatte negli anni 80-90 in Cina ai criteri contemporanei è difficile, nel senso che non è tutto sempre disponibile, c'è stato un periodo di oscuramento grosso in Cina rispetto al Qigong a inizio anni 2000, per, non so se vi ricorderete i fatti della Falun Gong, un tipo di Qigong che ha sfidato, detto in estrema sintesi e senza prendere parti, però in soldoni, il governo cinese, facendo delle manifestazioni in cui alcuni si sono addirittura dati fuoco, e questo ha fatto fare un giro di vite al governo per la sicurezza della popolazione, forse non solo, per cui è stato molto limitato il Qigong e la circolazione proprio dei dati, dei risultati, degli esperimenti, quindi abbiamo un po' questo ulteriore difficoltà. E dobbiamo proprio capire come funziona
questo effetto di guarigione che abbiamo con il Qigong, il dato interessante soprattutto nell'epoca contemporanea, post-Covid, dopo abbiamo iniziato tanto a lavorare anche online, è che quello che è estremamente stimolante a livello, almeno secondo me, intellettuale ed esperienziale, è che gli effetti di guarigione si manifestano anche a distanza, non solo in presenza fisica, non solo con la esecuzione di esercizi precisi, per cui c'è poco di strano se anche lo facciamo attraverso uno schermo, un tipo di movimento consapevole che funzioni, anche se l'insegnante, l'allievo e gli altri non sono in presenza, non è tanto strano. Quello che può sembrare strano se non siamo dentro a questo funzionamento della pratica è che c'è un altro sistema di guarigione integrativo che viene consigliato di usare insieme, non separato, che è l'invio del Qi e dell'informazione da un praticante esperto, da un insegnante a un'altra persona, e questo è stato riscontrato in diversi casi che funziona anche a distanza, quindi non è solo un invio di energia vitale che se stiamo adesso in direzione lei, se lo facciamo a una distanza anche minore, sappiamo che ogni persona, ogni ente in generale ha un campo energetico intorno a sé che si può estendere anche fino a 3 metri, se la persona magari è un praticante esperto arriva anche più lontano, quindi se a una certa distanza viene fatto un gesto, chi lo riceve percepisce qualcosa, c'è tutta la parte dell'energia che corrobora questo passaggio. Se siamo io collegato a uno schermo qui con una persona a New York, dall'altra parte dello schermo, è ovvio che questa parte manca, ma se l'effetto di guarigione c'è ed è riscontrato, evidentemente c'è una trasmissione a un altro livello, che è il livello dell'informazione della coscienza. Abbiamo appunto questo concetto tradizionale di Qi come energia vitale, come vi accennavo prima, il fondamento dell'universo secondo i classici cinesi, l'I Ching, quello che vi accennavo prima, il classico dei mutamenti, che è un testo alla base della filosofia cinese, il Tao Te Ching, il classico della via e della virtù, in cui fra le tante citazioni viene detto che appunto il Tao, questo di cui non si può parlare, questa sostanza indefinibile e indistinta da cui nasce tutto l'universo, genera l'uno genera il due, cioè lo yin e lo yang si separano, dalla loro interazione nascono le 10.000 cose, cioè tutto quello che esiste nell'universo. In questo raffinamento, possiamo dire, della tradizione che ha operato il dottor Pang, viene sottolineato in maniera chiara rispetto ad altre fonti, ad altre esperienze, che viene proprio definito il Qi come la più fine particella costitutiva di qualsiasi sostanza, il mattone più piccolo che costituisce l'universo, che è appunto una forma di materia che si manifesta come informazione, dove massa fisica ed energia sono allo stato latente. E da questo si sviluppa, dall'evoluzione del Qi, si sviluppa l'universo. Il dottor Pang ha voluto creare appunto questo schema di teoria dei 3 livelli o 3 aspetti della materia che si manifestano nella teoria, nella terminologia che lui ha creato anche usando e modificando dei termini cinesi tradizionali per poter veicolare il suo messaggio. Uno dei termini che ha creato, elaborandolo dalla tradizione, è quello di Hun Yuan Qi, che significa appunto il Qi che si fonde insieme per diventare un intero, che costituisce la base di tutto quello che esiste nell'universo, che si manifesta appunto in questi 3 aspetti, che sono aspetti della stessa cosa e si trasformano l'uno nell'altro. Abbiamo appunto il livello della materia fisica che si manifesta nella massa, l'energia, e il livello dell'informazione, che è l'informazione complessiva della struttura dello spazio-tempo, in cui energia e massa sono in forme potenziali o latenti. Premetto, come sicuramente si capisce, che io non ho una formazione scientifica, quindi mi rimetto all'esperienza di chi ne sa tantissimo, e mi piace riportare queste cose per come le ho vissute, per come le ho sentite durante la pratica, per come mi si sono chiarite leggendo e traducendo i testi del dottor Pang e portandoli proprio nell'esperienza. Perché?
Il salto che ennesima risonanza, divento noiosa con l'intervento precedente su Giamblico, dell'evoluzione dell'individuo e della società attraverso questa pratica, questo sistema teorico-pratico, è lo sviluppo delle capacità che vengono definite straordinarie, traducendole letteralmente dal cinese, o capacità latenti della nostra mente, cioè che semplicemente non sappiamo di avere, ma che abbiamo, come si riassumono innanzitutto come la capacità della conoscenza diretta, della percezione diretta, cioè che non passa attraverso i cinque sensi, che sono i canali ovviamente della nostra percezione ordinaria. È un tipo di percezione che è, secondo il dottor Pan-Ming, naturale, insita nell'essere umano, ma se non viene allenata, contemplata innanzitutto e allenata dall'inizio della vita, non la conosciamo, la possiamo riscoprire con la pratica e la possiamo allenare. Ci sono degli esercizi appositi che partono da quello che accennavamo prima, cioè da riallineare il corpo, il respiro, la mente, perché in questo modo liberiamo e armonizziamo il flusso della nostra energia vitale, che nel pensiero cinese appunto è quello che ci tiene in vita e in salute. Dove questa energia vitale si blocca o ristagna abbiamo malattie e vari tipi di problemi. Con le varie tecniche sia della medicina tradizionale cinese, che prevede l'intervento di un operatore, che sia l'agopuntura, il Tuina, l'erboristeria, la dietetica, che con queste discipline in cui siamo noi a intervenire su noi stessi, da soli o in un ambiente collettivo guidato, andiamo proprio a ristabilire questo flusso di vitalità che nutre la nostra coscienza. Nella visione della medicina cinese abbiamo una corrispondenza precisa, soprattutto fra l'energia dei reni, il midollo spinale e il cervello. Nel Genen Qigong in particolare il dottor Pang ha sviluppato tutta una serie di esercizi che ci aiutano a trovare radicamento, centratura, aumentare la nostra vitalità al fine non, come si dice, non fine a se stesso, no? Per avere più vitalità, che già è un'ottima cosa, ma per poter proprio evolvere a livello della coscienza, aprire queste capacità straordinarie che si basano su quelle ordinarie, quindi non c'è nessun tipo di scissione, non c'è nessun tipo di contrasto, c'è un percorso di evoluzione che poi ci può portare a fare un tipo di esperienza anche diversa, non solo di noi stessi, ma del mondo e di come conosciamo il mondo, cioè attraverso questa connessione profonda della nostra coscienza con quello che osserviamo, a riscoprire questo stato di intero, di unità fra l'osservatore e quello che viene osservato, perché un altro dei principi fondamentali della pratica del Genen Qigong è proprio questo continuare a tendere per tornare all'unità originaria che per vari motivi perdiamo, di cui non siamo consapevoli, di cui ci dimentichiamo a livello sociale, a livello individuale. E da questa appunto teoria dei tre livelli della materia, che è stata proposta nel 1998, quindi recentemente dal dottor Pang, abbiamo queste fonti che vi sto citando, sono state riassunte dal maestro Ui Qinin, che è uno dei vari maestri di Genen Qigong che diciamo diffondono. Lui ha il pregio di aver fatto una traduzione importante dal cinese all'inglese, perché è un cinese malese, lì in Malesia sono bilingui, quindi è stato più facilitato a fare da ponte rispetto a tanti cinesi del continente. Ha fatto in quest'ultimo testo che abbiamo tradotto recentemente con Ramon Testa un elenco delle similitudini che lui ha trovato nelle teorie occidentali con la teoria dei tre livelli della materia. Quindi cita innanzitutto la teoria di It from Bit, in cui tutta la materia e i fenomeni fisici originano da scelte binarie, dall'informazione. Di nuovo mi scuso per la sinteticità con così tanti esperti, che anzi, se poi avete delle integrazioni da portare mi fa veramente molto piacere. E
sottolinea il fatto che il costituente fondamentale proprio dell'universo non sia la materia intesa come fisica ma concreta, ma l'informazione. Entrambe queste teorie, emerse in maniera assolutamente indipendente l'una dall'altra, propongono proprio un'ontologia basata sull'informazione. Poi abbiamo questo esperimento fatto in Giappone, pubblicato su Nature Physics, che sicuramente appunto gli esperti conosceranno molto meglio di me, in cui è stata fatta, utilizzando un campo elettrico con una scala a chiocciola, è stata fatta risalire, dando l'informazione del movimento, una particella verso l'alto contro la gravità. L'energia ottenuta dalla particella era maggiore di quella fornita. Quindi l'esperimento ha dimostrato con successo la conversione diretta di informazione in energia, che è uno appunto dei punti fondamentali di cui vi accennavo prima, il fatto che l'informazione si possa convertire in energia che influenza la materia, è quello su cui diciamo si regge l'effetto che registriamo anche e soprattutto dal punto di vista del Qigong sulla modifica virtuosa del nostro corpo nel caso di malattie per guarire o in generale del miglioramento del nostro essere globale. Poi abbiamo gli esperimenti di William Tiller, questi sono particolarmente interessanti per quanto mi riguarda perché hanno utilizzato, come vi accennavo prima, non solo l'esperienza diretta, come si può dire, live di una connessione da remoto, ma questa informazione è stata registrata su un dispositivo che l'ha poi emessa continuamente, superando quindi i limiti oggettivi del veicolo umano, per cui un praticante anche molto esperto che si entra nello stato di Qigong, cioè di rilassamento del corpo e focalizzazione della mente senza sforzo, comunque c'è un limite al tempo per cui lo può mantenere e per cui può emettere in maniera efficace questa informazione sul ricevente per avere un effetto di guarigione. Con invece questo dispositivo che ha permesso appunto di riprodurre l'informazione, sono state registrate dei risultati molto interessanti appunto sull'acqua, aumento o riduzione del pH, gli enzimi, eccetera, proprio a portare alle conclusioni per cui la coscienza è informazione, perché anche questo non ve l'ho specificato precedentemente, nella visione del Dr. Pang questi tre aspetti della materia, dell'universo, ovviamente hanno la loro corrispondenza nell'essere umano perché siamo universo, quindi il livello dell'informazione, il livello della nostra coscienza, l'energia è il nostro campo energetico e l'aspetto della materia fisica è quello del corpo. Abbiamo avuto anche qui non mi lancio, diciamo vi accenno all'esperimento della doppia fenditura online di cui si trovano molte testimonianze, anche un video molto interessante su YouTube che avevo cercato invano, lo ritroverò e ve lo manderò a Mauro, per cui appunto è stato ulteriormente dimostrato che l'intenzione di chi osserva modifica gli effetti dell'esperimento. Altri esperimenti, questo col risotto l'abbiamo fatto anche l'anno scorso quando è venuta un'altra maestra a fare un seminario di 4 giorni. All'inizio del primo giorno abbiamo messo questi due barattoli, come sono appunto stati fatti da tanti praticanti, con il riso e ci abbiamo messo l'informazione, non solo scritta sopra, ma lei ci ha chiesto ogni volta che passavamo davanti ai barattoli, li ha messi davanti ai bagni, una scelta strategica per cui era facile che ci passasse tanta gente, dovevamo ripetere, semplicemente guardare il barattolo e ripetere questa informazione. E anche noi lì in presenza abbiamo verificato dopo 4, già dal primo giorno come cambiava, e dopo 4 quello con l'informazione negativa, fra virgolette, di stupido era marcio, anche stappandolo puzzava, terribile, e l'altro stava benissimo. Ci sono poi tutti qui gli esperimenti e le evidenze anche sulla struttura e la memoria dell'acqua, no? Di Masaru Emoto, qui non ho riportato, e vari studi che sono stati fatti anche qui necessitano di ulteriori approfondimenti perché almeno fino ai primi anni 2000 i criteri usati per gli esperimenti in Cina non erano
proprio gli stessi considerati validi da noi, quindi c'è sempre un po' d'aneddotica, però questo ci abbiamo e lo riportiamo, come per esempio appunto lo studio fatto da Yan Xin, che è stato un praticante molto importante di Qigong, sulle cellule tumorali, per cui riusciva ed è stato riscontrato che con un invio di informazione selettiva venivano attaccate e distrutte le cellule tumorali e non quelle sane. Quello che vi accennavo prima appunto del meccanismo della guarigione a distanza, per cui non è un'energia che viaggia attraverso lo spazio e si attenua, ma è l'informazione emessa dalla coscienza che per emettere un'informazione efficace deve essere calma, focalizzata, connessa col corpo, col respiro, con una chiarezza dell'obiettivo che vuole raggiungere, formulandolo nella maniera più semplice possibile, con una frase breve e al presente o possibilmente anche con una sola parola. Crea appunto questo tipo di, come possiamo dire, nella mia esperienza di queste cose, quello che dà il risultato di arrivo dell'informazione è l'aggancio che si riesce a fare con l'oggetto, quindi bisogna essere non solo, come vi ho detto prima, avere una pratica solida alla base, per cui siamo in quello che facciamo e siamo centrati, ma dobbiamo anche voler portare il risultato all'altra persona, quindi non viverlo come qualcosa, ma sì, ci provo, vediamo, dobbiamo esserci veramente per avere il risultato. E appunto l'informazione di guarigione o riequilibrio, per esempio parlando di una sola parola, viene inviata e si converte in energia del corpo del ricevente, promuovendo il cambiamento fisiologico riscontrato. E se parliamo invece di autoguarigione, la mente focalizzata verso l'interno, che è proprio il principio cardine del lavoro del Qigong, cioè imparare a rivolgere l'attenzione all'interno, a ricercare, a rendere, si dice, coscienti le attività vitali per riequilibrarle e senza separarci dall'esterno. È quello che dicevamo prima, un entrare dentro in noi stessi in una maniera diversa che cambia noi e cambia il fuori, solo per risonanza, perché se ci armonizziamo e stiamo bene, questo è quasi banale, no? È ovvio che se siamo sorridenti, sereni, intorno ci si crea un tipo di risonanza o viceversa, ma promuove proprio un cambiamento su larga scala, molto di più di quello che ci possiamo immaginare. E questo tipo di, chiamiamolo cambio di paradigma, no? Di cercare all'interno per conoscere poi in maniera più profonda anche l'esterno e portare un cambiamento in se stessi e nel mondo, è un qualcosa che ha un'applicazione molto vasta. Infatti il dottor Pang, quando parla di come è costituito il Genen Qigong, parla proprio di metodi pratici, sistema teorico, coltivazione della moralità e della coscienza e applicazioni tramite l'uso attivo della coscienza con la tecnica della composizione del campo di Qi e l'invio dell'informazione. L'hanno fatto ai tempi dei centri del dottor Pang su qualsiasi cosa, sull'agricoltura per far crescere meglio le piante, per avere più produttività, sull'industria, oltre che ovviamente sulla guarigione, sull'educazione, perché con una mente focalizzata, rilassata, presente a se stessa, consapevole del corpo e in armonia con quello che ci circonda, pensiamolo nella nostra scuola, quello che ho appena detto. Cosa potrebbe succedere dall'asilo alle elementari e così via. E propone proprio un nuovo modo di interpretare la conoscenza che si pone in continuità e non in contrasto, no? Con quello che già c'è, ma come un qualcosa che può proprio migliorare e portarci a tenere in grande considerazione, come già è emerso appunto da tutti i risultati della fisica quantistica, per cui l'osservatore cambia quello che osserva, se lo pensiamo a livello proprio non solo di noi stessi, ma di quello che può succedere nella società, vediamo che il portato è piuttosto grande, no? Su quello che può succedere. E appunto per concludere, l'orizzonte futuro, la medicina dell'informazione, sulla base degli esperimenti, soprattutto di Tiller, con
Intention Host Device, emerge proprio un nuovo paradigma terapeutico. Se l'intenzione di guarigione, cioè l'informazione, può essere registrata, immagazzinata, ripetuta, potremmo anche con questo sistema andare in continuità con quello che già il dottor Pang ha teorizzato e messo in pratica, dal curare una persona 2 alla volta a migliaia contemporaneamente col campo di C. Con questo ulteriore salto è possibile arrivare a portare beneficio a ancora più persone per diffondere, proprio democratizzare gli effetti della focalizzazione della coscienza per la salute e per il benessere. È l'alba di una medicina basata non solo sulla chimica o sulla fisica, che ci servono, sono strutturali, nessuno le nega o scredita, ma possiamo fare un passo ulteriore proprio lavorando sull'informazione stessa, con un eco della medicina, no, ecumenica o medicina umana, che già il grande sinologo Joseph Needham nel suo testo sull'agopuntura aghi celesti teorizzava in una maniera che a me commosse molto quando lo usai come bibliografia della tesi di laurea, perché dà proprio, almeno io lo sento, spero di trasmettervelo, dà proprio l'idea di dove possiamo arrivare se ci vogliamo andare. Io ho finito, grazie.